Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro. Qui una nuova puntata, un nuovo episodio della rubrica Tarot Tip per sfatare appunto alcuni miti, in questo caso sui tarocchi. E ci tengo molto perché appunto le persone che non sono molto abituate a utilizzarli purtroppo sono soggette a molte fake news, diciamo, sui tarocchi che si sono creati nei secoli e che ancora sono abbastanza popolari. Iniziamo con appunto il primo. Innanzitutto, un mito è quello che l'origine dei tarocchi sia l'Egitto e quindi vengano da un libro di saggezza esoterico egiziano, il libro di Thoth. Però in realtà non è vero, perché appunto è un mito, una concezione sbagliata che si è creata, è stata diffusa in Francia da degli occultisti, degli esoteristi nell'Ottocento. Perché appunto l'origine dei tarocchi di per sé non è che sia molto chiara, in quanto essendo carte, diciamo si sono distrutti i primi mazzi sicuramente molto presto, quindi difficile andare molto indietro con le origini dei tarocchi. Un'altra storia sull'origine dei tarocchi molto popolare è che siano stati creati all'interno delle comunità nomade, come ad esempio in Rom, che appunto li avevano portati in Europa viaggiando dall'Egitto. Quindi scientificamente parlando, a livello storico, sicuramente entrambi i miti su queste origini dei tarocchi sono fallaci. Quello che sappiamo dell'origine dei tarocchi è che sono stati creati in Italia, in epoca rinascimentale o anche un pochino anteriore, nel periodo umanista, verso il 1400, all'interno delle corti, sicuramente in ambito diciamo esoterico, nel senso che ci sono dei simboli esoterici nei tarocchi, perché appunto in quel periodo si erano riscoperti dei testi esoterici, sapienziali, del periodo ellenistico ed erano molto, molto popolari. Si era creato appunto un interesse in ambito esoterico, però diciamo non si sa esattamente se fossero utilizzati come strumento divinatorio, anzi molto probabilmente no. Probabilmente erano utilizzati come un gioco di società, dove magari i tarocchi maggiori, che sono quelli che hanno i simboli esoterici più evidenti, giocavano, diciamo, il ruolo di dare degli insegnamenti appunto di tipo morale, sapienziale, una cosa del genere. Però ecco, lo scopo prettamente divinatorio è stato attribuito sempre nel 1800 da appunto un paio soprattutto di occultisti che vedevano appunto nei tarocchi uno strumento utile appunto per venire in contatto con le energie intorno a noi. Poi magari in futuro faccio un video più preciso sull'origine dei tarocchi e un altro anche su appunto il suo legame con l'esoterismo, che è una storia estremamente affascinante, che purtroppo appunto nei libri di storia
non si insegna, non è contenuta. E invece è molto importante perché l'esoterismo in Europa ha una lunghissima storia che, insomma, dalle origini, che ci connette con la storia di tutto il Mediterraneo ed è estremamente interessante e soprattutto ha delle conseguenze nel nostro modo di pensare attuale. E magari ne faccio una puntata, faccio un episodio su questo perché è estremamente interessante. Vediamo il secondo mito, diciamo un pochino più leggero, è che per poter utilizzare i tarocchi bisogna che qualcuno ci regali il mazzo. Questo assolutamente non è vero, io me ne sono praticamente comprati tutti, anche perché secondo me è molto importante avere il mazzo che è in linea con noi, nel senso che ci stimola la nostra creatività, la nostra immaginazione, quindi è importante sceglierlo. Un mazzo regalato può essere appunto non adatto a noi, quindi non è comunque necessario aspettarsi perché poi magari uno vive, ha degli amici o dei membri della famiglia che non sono contrari o non particolarmente ferrati su questa cosa, possono fare sia la scelta sbagliata, sia magari anche se voi gli dite il mazzo che volete, magari loro non lo fanno appunto per una questione che non se la sentono, non lo so. Quindi no, assolutamente non va regalato. Potete benissimo comprarvelo, funzionerebbe in ogni caso. Terzo mito che voglio sfatare è che per iniziare a utilizzare, a leggere le carte, bisogna conoscere a memoria tutti i significati. Questo è un mito che viene da una visione, diciamo, molto didattica dell'insegnamento. In realtà non è vero. Come tutte le cose, i tarocchi si imparano utilizzandoli. Io ho iniziato a conoscerli usandoli. Assolutamente non bisogna imparare a memoria niente. È diciamo un metodo mnemonico con i tarocchi sicuramente non funziona. Bisogna sicuramente a un certo punto approfondire, diciamo, la parte teorica, capire il simbolismo delle carte, per avere, diciamo, delle basi su cui poi muoversi, però è fondamentale avere anche una mente aperta a connettersi intuitivamente con le carte, quindi imparare a memoria preventivamente potrebbe anzi danneggiare questo legame intuitivo, legame intuitivo con le carte. Altro mito che ci tengo a sfatare è che per appunto leggere i tarocchi bisogna essere un sensitivo o un chiaroveggente. Allora, questo è un mito, diciamo, un po' generale, nel senso che ci vorrebbe un video un pochino più accurato per capire la differenza fra sensitivo, chiaroveggente, cartomante, però fondamentalmente la lettura dei tarocchi si basa su l'intuizione, non sulla chiaroveggenza, che è una facoltà specifica, che è quella di vedere delle immagini con la propria mente, con la propria immaginazione, eccetera, e che c'entra poco con i tarocchi. I tarocchi necessitano una grande intuizione, questo sicuramente, perché bisogna saper connettere e sintetizzare i significati di molte carte anche insieme, insomma, quindi dare un messaggio, cercare di capire il messaggio totale, unico,
delle carte, nel senso che non è che il messaggio delle carte è la somma, in questo caso di una stesa di 3 carte, è la somma dei significati delle 3 carte, è proprio una sintesi di questi significati, anche perché ogni carta può essere letta in molti modi, moltissimi modi, e quindi a volte, grazie all'intuizione, uno può andare oltre i propri significati e aggiungere qualcosa che è completamente diverso da quello che di solito si attribuisce come significato alla carta. Quindi no, non bisogna essere un sensitivo, non bisogna essere in grado di leggere la palla di cristallo o di avere appunto delle premonizioni per poter leggere i tarocchi. L'importante è esercitare la nostra intuizione, e questo lo possono fare tutti, perché tutti abbiamo la capacità di essere intuitivi, solo che molti non lo esercitano per una questione culturale, che uno è abituato a utilizzare la parte diciamo più razionale, e quindi ci vuole un po' di esercizio, però appunto attraverso la lettura dei tarocchi si aumenta questa capacità intuitiva, cioè facendo si migliora, quindi è un esercizio per migliorare il nostro intuito, quello di leggere i tarocchi. E io lo consiglio vivamente, perché poi una volta che si aumenta questo intuito, poi si è in grado di capire meglio tante cose, sia di quello che capita attorno a noi che di quello che capita all'interno di noi stessi. Un altro mito è che leggere, questo me l'hanno detto quando ho iniziato da giovane, no, non bisogna leggere i tarocchi perché portano sfiga, portano sfortuna. In realtà assolutamente non è vero, ormai sono anni e anni e anni che leggo i tarocchi e non mi è capitato niente di particolarmente travolgente. È uno strumento come un altro. In un prossimo tarot tip video vi spiegherò esattamente qual è la meccanica che fa sì che i tarocchi diano dei messaggi pregnanti, diciamo, effettivamente ci comunichino come fanno a comunicarci dei messaggi che effettivamente sono rilevanti per la nostra situazione, però assolutamente non c'entra niente con il fatto che siano collegati a elementi del demonio o esoterici, o che attivino delle forze negative nella nostra vita. È assolutamente un mito, diciamo, legato a una visione più cristiana, che appunto, diciamo, è legata a questo rigetto di strumenti tendenzialmente divinatori, ma come ho spiegato in altri video, in realtà più che divinatorio è uno strumento di analisi e di autoaiuto, il mazzo dei tarocchi. Ultimo mito di cui voglio parlare è quello che dice che appunto non si possono leggere i tarocchi da soli. In realtà anche questo io me li leggo quotidianamente. Certo è che bisogna essere in grado, e questo è con l'esperienza, di essere un po' distaccati. Io per esempio non me li leggo su questioni a cui sono molto attaccata, magari in un momento in cui sono emotivamente molto carica o fragile, sicuramente no. Però si può fare benissimo una lettura quotidiana per vedere quello che è il messaggio, diciamo, del nostro subconscio per il giorno che si apre, diciamo, si possono fare anche la mattina, per esempio. E quindi no, assolutamente, uno si può leggere da solo, anzi è il miglior modo per imparare a utilizzarli. Farò prossimamente un video appunto dove spiegherò una piccola magari stesa per poter iniziare a leggerseli da soli. Per oggi è tutto, grazie per
la vostra presenza. Se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto ricordatevi di attivare la campanella per non perdere i video successivi. Vi ringrazio ancora, vi saluto, a presto.